In questo podcast di Italiano per Stranieri volevo parlare di un errore molto comune. Se hai imparato l'italiano come lingua straniera, molto probabilmente fai questo errore. Io sono Luca e questo è un podcast di lingua italiana per stranieri. Ho aggiunto i sottotitoli in italiano e in inglese. Se preferisci, puoi attivarli. L'errore di cui volevo parlare in questa breve video lezione riguarda l'aggettivo incorretto. Ho notato che i non madrelingua, cioè le persone che hanno studiato l'italiano come lingua straniera, amano molto questo aggettivo e tendono ad usarlo molto spesso, in particolare come contrario di giusto. Per esempio, molti studenti di italiano L2 dicono: "Ho risposto in modo incorretto alle domande del quiz di italiano." Oppure: "Hai scelto la risposta incorretta." Oppure: "Nel test scritto di italiano per ogni domanda ci saranno una risposta giusta e 3 risposte incorrette." Oppure un altro esempio potrebbe essere: "La tua deduzione è incorretta." Un altro esempio ancora potrebbe essere: "Quello che hai fatto mi sembra incorretto." Ebbene, non si dice così. Questo non è un errore grammaticale, è un errore lessicale, cioè un errore collegato al vocabolario e alla scelta delle parole. I madrelingua italiani non dicono così. Il contrario di giusto non è incorretto, è sbagliato. Quindi non si dice ho risposto in modo incorretto, si dice ho risposto in modo sbagliato. Allo stesso modo non si dice hai scelto la risposta incorretta, si dice hai scelto la risposta sbagliata. Analogamente non si dice ci saranno una risposta giusta e 3 risposte incorrette, ma si dice ci saranno una risposta giusta e 3 risposte sbagliate. Poi, allo stesso modo, non si dice la tua deduzione è incorretta, si dice la tua deduzione è sbagliata. Analogamente non si dice quello che hai fatto è incorretto, si dice quello che hai fatto è sbagliato. Quindi ecco, nell'italiano standard l'opposizione è tra giusto e sbagliato. L'aggettivo incorretto in teoria esiste, ma è molto più tecnico. Questo è un aggettivo molto più raro che ha un significato molto specifico. Viene usato per esempio in riferimento alle bozze. Che cos'è una bozza? Una bozza è una versione non definitiva di un documento o di un testo in generale. Quindi verosimilmente prima si scrive la bozza di un testo, poi la si corregge e quindi si ottiene la versione definitiva. Un esempio con l'aggettivo incorretto potrebbe essere questo: mi ha mandato la bozza incorretta. Cosa significa? Che non è stata corretta, che non ha avuto le debite correzioni. Quindi, come vedi, il significato dell'aggettivo incorretto è diverso dal significato dell'aggettivo sbagliato. Quindi, mi raccomando, smettila di dire incorretto perché è sbagliato. Ecco, spero che sia tutto chiaro. Qui ti lascio un video su un errore abbastanza simile che riguarda l'aggettivo similare. Se vuoi parlare l'italiano come un madrelingua, mi raccomando, dagli un'occhiata.